figa sto ciuffo. Beh, adesso sto rimanendo senza voce ancora. Se non avete recuperato gli scorsi video del Gran Premio di Toscana, io vi consiglio di farlo perché vi siete persi delle gare fuori di testa. Qualifica che ha visto 14 piloti in 9 decimi e una gara a 1 folle con tanti scambi di posizioni e i primi 9 al traguardo in 3 secondi e 7, per capirci. Se non l'avete fatto, vi consiglio di recuperare al volo. E se invece li avete visti, beh, tenetevi pronti perché gara 2 sarà anche quella piuttosto impegnativa. Detto ciò, non ho molto da dire in realtà perché il fine gara e tutto l'ho spiegato nel video precedente. Non posso fare altro se non dare a Fleming la parola per gara 2. Luke, prego, raccontaci quella che è stata gara 2 del Gran Premio di Toscana della DDG. Ed eccoci tornati con le immagini in pista, così come avevamo iniziato con Campana in gara 1, torniamo da Campana anche in gara 2, anche se questa volta non scatta dalla prima fila ma dalla seconda fila, non secondo ma quarto. Gara 2, la seconda tranche di 10 giri qui sul circuito di Siena, che vede Tondelli e Basaglia scattare davanti a tutti, con Tondelli che è andato ad ottenere una strepitosa vittoria in una fantastica gara 1 dove Aurucci, scattando dal fondo, ha guadagnato 14 posizioni, si è reissato fino alla quarta posizione in realtà, scavalcando Campana che aveva penalità che però non valgono per la composizione della griglia di gara 2, dove i piloti arrivano nell'ordine di arrivo reale avulso da penalità. Quindi Campana era arrivato nono con la penalità inflittagli in gara 1, quando in realtà era arrivato quarto, scatta comunque dalla posizione numero 4 per gara 2. Questo vale per tutti i piloti penalizzati. Quindi qua pian piano tutti si stanno andando a piazzare, sta arrivando De Togni, quindi Tondelli, Basaglia, Weiner, Campana, Aurucci, Occhi, Vaglieri, Ftuni, Domi, De Petra, De Togni, Morini, Giardina, Dalla Libera, Zanichelli, Melis, Beneventi, Montori, che ha avuto un problema in gara 1, forse ai freni, l'unico problema tecnico dell'intera gara 1, che ha regalato, come dicevamo anche in precedenza, tanta azione, forse davvero una delle migliori gare dell'anno. Vediamo se ora Aurucci, che parte molto più avanti, avrà la forza e la lucidità per andarsi eventualmente a prendere una vittoria che potrebbe mettere una serissima ipoteca sul campionato. Arriva anche Montori, piloti che sono tutti pronti, allora attentiamo. La sequenza delle luci rosse, eccole qua. Pronte a spegnersi per dare il via, gara 2 qui a Siena. Occhi qui con lui davanti, subito la battaglia tra Tondelli e Basaglia. Basaglia che va all'esterno, Tondelli che è all'interno in curva 1, avrà all'interno anche in curva 2. Campana prova a farsi vedere, all'interno c'è poco spazio. Molto bravi i piloti, nessun contatto nonostante poche disponibilità a livello di spazio, mentre qua Occhi si prende la posizione. Qui invece siamo con Domi che subito alle spalle di Vaglieri, che in settima posizione si snoda via il serpentone. Weiner qui davanti a Campana che va all'interno nei confronti di Occhi. Vediamo se Occhi avrà la possibilità di riprendersi la posizione. No, Campana va a chiudere la traiettoria perché Occhi è invece ancora lì. Occhi con Vaglieri invece stavolta, e si va a chiudere il primo giro. Aurucci è già in terza posizione, attenzione a Basaglia che va all'attacco nei confronti di Tondelli, aiutato da una toccatina di Aurucci che approfitta, perdonatemi, anche lui per infilarsi all'interno nei confronti di Tondelli e prendersi la seconda posizione, mentre Basaglia va al comando. Dietro qui Campana ancora in lotta con Alexander Weiner. Ftuni a caccia di Domi, prova un incrocio, vediamo se porta un po' più velocità fuori. Niente da fare, attenzione, Dalla Libera girato, gesto di... non l'ha presa molto bene. Campana ancora dentro nei confronti di Weiner, e la stessa manovra fatta su Occhi poco prima. Ci riprova Weiner,
E Campana però qui ha di nuovo la traiettoria favorevole, occhi dietro, arriva con un pochettino più di slancio, ha provato ad affacciarsi mentre c'è investigazione per un contatto fra De Togni e Dalla Libera, forse proprio quello che ha causato il testacoda di quest'ultimo. Domi intanto 56-395, giro veloce di Basaglia, che è al comando con mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Aurucci, tutti vicini dentro. Beneventi nei confronti di Zanichelli in curva 1, vanno in curva 2. Vediamo se riesce a chiudere la manovra. Prepara bene l'incrocio Zanichelli nei confronti di Beneventi, però di nuovo traiettoria favorevole. Allora Beneventi si conferma davanti in 14ª posizione. Qui Domi, davanti a lui ci sono Occhi, Vallieri, Weiner, Campana, Tondelli, Aurucci, Basaglia. Replay da parte della regia. Qui siamo ai replay della partenza. Campana che nei primi metri è davanti a Weiner, ma poi guardate quanto a lungo manca. Weiner scappa letteralmente via, forse anche aiutato da Aurucci, che è partito molto bene, si è appoggiato al posteriore di Weiner dandogli un pochettino di slancio, e qui trova davanti Weiner. Non può avere un buon abbrivio in uscita a Campana, ne approfitta anche Occhi. Qua invece Dalla Libera parte bene rispetto a De Togni, Giardina invece parte ancora meglio. I due della GOK che hanno passato entrambi Morini, De Togni e De Petra. Lungo su Dalla Libera, leggera toccata, attenzione qua, mamma mia. De Petra attacca Dalla Libera, poi Morini, Montori che passano lo stesso Dalla Libera. Grande ammucchiata qui nelle posizioni di rincalzo. Qui De Togni che sta inseguendo Melis all'interno, attenzione davanti, grande mucchio. Melis lunghissimo, anche qua investigazione fra De Togni e Melis. Dalla Libera chiude, va sull'erba, mamma mia che rischio. Si scusa Dalla Libera, probabilmente non l'ha proprio visto. Mamma che situazione pericolosa, anche perché ecco qua il testacoda di Dalla Libera, ancora De Togni. Diciamo si sono chiesti scusa a vicenda, ma non se le sono mandati a dire a vicenda, forse. Qui di Melis il contatto con De Togni, no, porta lunghissimo. Alla fine Melis si gira, fortunatamente c'è un nastro d'asfalto che gli permette di ripartire subito, ma è comunque nel tempo perso. Qui invece siamo con Zanichelli che lotta con Giardino alla fine del secondo giro. Zanichelli interno, oh no, qua no, pardon, Giardina interno, mamma mia, bel sorpasso duro. Torniamo live, Ftuni a caccia di Domi, tutto il gruppone, il serpentone davanti, Basaglia sempre al comando, mentre stanno andando a concludere la terza tornata. Ci avviciniamo al giro di boa della gara, vicinissimo Ftuni a Domi, vediamo se riesce a avere l'abbrivio. 56-231, lima di un decimino il giro veloce a Aurucci, mentre quello precedente era di Basaglia. Campana qui con Tondelli, davanti c'è movimento. Campana incrocio nei confronti di Tondelli che non si ripresenta all'interno, e Campana prende la posizione, ma si sta muovendo anche Aurucci nei confronti di Basaglia, mentre arrivano 3 secondi di penalità per Davide Dalla Libera. Stavolta Aurucci sta iniziando a sgomitare, Basaglia guarda più del necessario nei suoi specchietti. Attenzione, forzato fuori Ftuni che sbraccia, un po' gesto tipicamente italiano del what the fuck. E Domi qua con Morini, c'è tanto movimento, pardon, Domi sì, sempre con Morini che si ripresenta all'interno. Si sta facciando anche De Petra. Occhi intanto su Weiner in curva 1 e si prende la posizione. Weiner però tira una staccata lunghissima nei confronti di Occhi, ma riesce a tenerla. Mamma mia che staccata da parte di Weiner. Intanto Aurucci spinge, tanto Ftuni De Petra, questa è l'indagine proprio per la situazione del giro precedente. Spinge, dicevo, Aurucci nei confronti di Basaglia. Hanno preso un pochettino di margine perché hanno 1 secondo e 1 di vantaggio nei confronti di Campana. E 10 secondi per Marco De Togni. Che mazzata da parte della direzione gara.
È dentro Aurucci nei confronti di Basaglia che è uscito peggio, ma qui è ancora all'interno. Ora ce la piega a destra, l'ultima prima del traguardo che è favorevole ad Aurucci, che si rimette al comando. E qui siamo con Campana che vede i primi due lottare, si riavvicina un pochettino, guadagna un paio di decimi. Campana che, ecco, la vediamo proprio, la sequenza degli ultimi giri ha sempre rosicchiato qualche decimino nei confronti dei leader. Investigazione anche tra Zanichelli e Montori. Tanti episodi. Occhi ci riprova nei confronti di Weiner, che però si sta dimostrando un osso duro col serpentone che ora si è rotto un pochettino di più. Aurucci e Basaglia sono davanti, Campana è poco distante, però poi gli altri, Tondelli, Vallieri, Weiner, Occhi, sono un pochettino più distanti. Mentre qui la regia ci porta su Zanichelli. Ha davanti Giardina, ma Beneventi si fionda all'interno. Ci riprova Zanichelli a difendersi. Vediamo come si conclude la manovra. Si conclude con Zanichelli che si difende, riesce a mantenere la posizione nei confronti di Beneventi. 56,0, ritocca ulteriormente il giro veloce a Aurucci, scende quindi a 56 netto, un altro paio di decimi. Occhi con Vallieri, interno di curva 1, i due che arrivano ruota a ruota. Occhi ancora alla traiettoria favorevole. Vediamo se riesce a concludere la manovra. Sì, pardon, su Weiner, scusatemi, la lotta su Weiner nel giro precedente non era riuscito Occhi a prendersi la posizione, ci è riuscito adesso, mentre arrivano 5 secondi ancora per Francesco De Petra dopo i 12 secondi di gara 1. Davvero tanti episodi per De Petra, sicuramente forse una piccola riunione in direzione gara per lui alla fine dell'evento potrebbe essere buona. Montori qua, leggera toccata, poi finisce, mamma mia, gran movimento. Giardina riprende la posizione su Zanichelli, poi qui giro 3, Zanichelli si è ripreso la posizione nei confronti di Nicolò Beneventi. Lo rivediamo, eccolo qui, interno, approfitta di Beneventi che ha la strada tappata davanti, quindi non può accelerare, Zanichelli ne riapprofitta. Qui Occhi, che rischio, sbavatura. Ed ecco come Domi si è messo davanti salendo in settima posizione, poi Occhi si è rimesso all'interno, riuscendo a riprendersi molto bene la posizione. Qui Domi che è un gesto di stizza, non capisco perché, non so, non abbiamo ben capito. Intanto Morini dentro nei confronti di Occhi, prova ad approfittarne anche Weiner, mentre davanti a Aurucci mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Basaglia, che diventano 6 decimi al termine di questo settimo giro. Inizia l'ottavo, ne mancano 3 al termine. Campana resta lì, resta in zona, ma è a 2 secondi dal leader, a 1,4 da Basaglia. Montori dentro nei confronti di Ramiftuni, chiude il sorpasso, lo fa già in curva 1, in curva 2 è già davanti, deve solo amministrare. Si prova a far rivedere forse Ftuni, attenzione al leggero contatto, mentre Zanichelli Montori, check completato, 5 secondi per Zanichelli. La regia ci riporta su Lorenzo Occhi, che davanti a Morini ci sono anche Tondelli e Vallieri davanti che sono in lotta. Tanto qua Domi, che ha davanti De Petra e Weiner, e forse vuole approfittare della lotta per avvicinarsi. Attenzione, ecco qua l'errore di Weiner, leggero contatto, forse ha sbagliato la frenata e va all'errore, testa coda, evitato da Domi, che sale in una posizione. Qua De Togni con Beneventi all'interno all'ultima curva. Tanto davanti 55,9 per Aurucci, che ora estende a 1 secondo e 2 il suo vantaggio. Ftuni prova ad approfittare qui nei confronti di Montori, che era in battaglia con Domi e sembra essersi riuscito a prendere la posizione. Infatti è così, è uscito un po' largo Domi, leggero contatto fra i due, ancora ne riapprofitta Montori, che stavolta si affaccia all'interno anche di Domi. Occhio al leggero contatto, grande movimento qui, queste fasi finali di gara, giro 9, il penultimo. Ecco perché forse Domi era
frustrato prima proprio per questo, c'è qualcosa che non va sul kart. Prima l'abbiamo visto solo sbracciare, ora il team radio diciamo completa la cerchia degli indizi. Torniamo sempre su Occhi mentre inizia l'ultimo giro con Aurucci che ha un vantaggio rassicurante di 1,6 nei confronti di Basaglia e va verso la vittoria. Veleggia anche Basaglia che ha 2 secondi netti di vantaggio nei confronti di Campana, che a sua volta ha quasi 5 secondi di vantaggio nei confronti di Vallieri. Quindi in questo momento il podio è completo. Qua invece su Dalla Libera nessuna violazione. Qui Ftuni alla caccia di Montori che è in un'ottima nona posizione. E qui Campana che vede Aurucci che è troppo lontano, Basaglia che è troppo lontano. A sua volta Basaglia vede Aurucci che è leader della gara, è incontrastato e sta andando a completare le ultime 2 curve per Matteo Aurucci, che dopo una partenza dal fondo che lo ha fatto partire quinto in gara 2 va alla vittoria in gara 2 partendo proprio da quella quinta posizione. Secondo è Basaglia, terzo Campana. Questo è il podio, poi vediamo dietro perché sono tutti vicini e ci sono Vallieri quarto, Tondelli quinto, Morini sesto, Occhi settimo, Montori ottavo, Ftuni, De Petra, Vainer, Domi, Giardina, Beneventi, Zanichelli e De Togni. Ah, mamma mia, davvero. Brutta gara 2 per Domi. Vediamo qua Domi che tra l'altro ha perso la posizione su Vainer. Non so se c'è stato un contatto. Vainer sembra di arrivare molto tardi. Secondo me Domi l'ha persa e ha perso la posizione su Vainer, cosa che ha sicuramente... Oh, mamma mia! Mamma mia, che è successo qui? Che rischio in curva 1! Mamma che pericolo, brutta situazione. Aurucci quindi si prende la vittoria, l'ennesima della stagione, si lancia verso il titolo davanti a Basaglia e Campana che completano il podio. Eccolo qua, proprio il podio di gara 2 qui a Siena. Aurucci, Basaglia, Campana. E poi via tutti gli altri, se non erro in 55,9, eccolo là. Poi è ritoccato ulteriormente Aurucci il giro veloce. Vallieri, Tondelli, Morini, Occhi, Montori, Ftuni, De Petra, Vainer, Domi, Giardina, Beneventi, Zanichelli, Melis, De Togni, Dalla Libera. Questa la classifica di gara 2 del Gran Premio di Toscana sul circuito di Siena. Aurucci 157 punti davanti a Campana che con 90 ha 67 punti di distacco, ma è in seconda posizione, unico pilota Aurucci dopo 8 gare di campionato all'aver superato la soglia dei 100 punti. AR Corse prima, Coinflip sale in seconda posizione. Detto questo, da Luca Flaminio è tutto, un abbraccio, alla prossima. Vabbè, andava troppo di più. Era quello di Occhi di prima che andava al doppio sul rettilineo. Io ti dico, ho fatto 2 stronzate cercando di inseguire lui e li ho persi. O non ti ho colpito, No. Hai vinto? Sì. Sì, lo so, bravo comunque. Grazie. Penso uguale a prima. Se te prima eri quinto? No, adesso E come prima, ma penso quinto o sesto, forse sesto. è buono poi. Sì, infatti. Come sei arrivato? Primo? Primo! Ovvio. Visto che viene penalizzato con te. Oh. Prima sul rettilineo, poi L'altro non sono stato anch'io, quindi non so. Ma più che altro è rettilineo. Beh, gara 2 che anche questa è stata piuttosto movimentata, non proprio come gara 1, ma poco ci manca. Devo dare note di spessore al buon Lorenzo Morini che è rimontato da 12° a sesto e a Edoardo Montori che da ultimo in griglia ha rimontato fino alla 9ª posizione, poi 8ª per la penalità di De Petra. Mi chiedo se con la stessa velocità avesse corso anche gara 1. Niente di particolarmente rilevante in più da aggiungere. Anzi, in realtà una cosa sì, ossia Vallieri quarto, Francesco Vallieri quarto che conferma ancora una volta quanto il circuito di Siena sia una pista che a lui va a genio, visto e considerato che non è mai andato fuori dal podio in 4 partecipazioni e qui ci è arrivato molto vicino.
Le difficoltà di Domi? Assurde, veramente. Era chiaro fin da subito che qualcosa non andava perché mentre in gara 1 mi giravo e lo vedevo piuttosto spesso, in gara 2 l'ho visto, tra virgolette, scomparire piuttosto rapidamente. Il passo gara non è che te lo dimentichi da una gara all'altra. Detto ciò, siamo arrivati al momento in cui vengano consegnate le coppe del podio appunto per la classifica assoluta di tutta la domenica di gara. Tenete a mente che questo però che vedrete è un podio fittizio e non reale, ma il perché ve lo spiego dopo. A seguito di Terzo posto, Gran Premio di Toscana, Nitro Racing Team, Pietro Tondelli. Bravo! Grazie. Coppa di bronzo. Ecco. Questa è la medaglia. Guarda, proprio schermo grigio tutto buco. In secondo posto, non so che in secondo posto, in seconda posizione con il doppio premio di secondo classificato e re della rimonta, scuderia AR Corse, Matteo Aurucci. Bravo! Anche la medaglia. Prima posizione per il neo titolare di Randella Racing, Davide Basaglia. Bravo! Facce trionfanti, raga. Questo podio infatti non è realistico per una ragione molto precisa. Infatti la mia penalità in gara 1, che mi ha retrocesso da quarto a nono, ha promosso Aurucci da quinto a quarto. Lui ha preso 2 punti in più e quei 2 punti in più lo fanno risalire a primo classificato della classifica assoluta, retrocedendo Basaglia in seconda. E quindi vuol dire che in realtà il possessore legittimo della Coppa d'Oro non è Basaglia, ma Matteo Aurucci. Cosa faranno tra di loro? Questo sinceramente non lo so. Quel che vi viene importante sapere è che il podio, quello vero, avrebbe dovuto riservare ad Aurucci il gradino più alto. Arriviamo alla fine del video. Io ringrazio tutti quelli che sono venuti. Ringrazio la F come sempre per le interviste, per ciò che si presta a fare, perché è veramente tanta roba. E a momenti vi lascerò alle interviste proprio fatte da lei a noi piloti. Vi avviso, guardatele bene quelle di fine video perché io stavo per sputare un polmone. Io vi ringrazio e vi dico, raga, appuntamento al quinto appuntamento, il Gran Premio dell'Emilia. F, facci raccontare ai piloti come escono da questo Gran Premio di Toscana e noi ci vediamo a presto. Bella, rega. Dopo una bella qualifica perché sei arrivato quinto, te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo così avanti, però mi sentivo subito la macchina in ottime condizioni, a mio agio, quindi sono contento. Dopo in gara è successo anche un intoppo, ti sei anche girato, anzi o meglio ti hanno fatto girare. Purtroppo a fine del primo giro è successo un piccolo intoppo che mi ha rovinato gara 1 e di conseguenza gara 2. Partendo ultimo, anche dato che il kart non era dei migliori, visto il cambiamento. Esatto, speriamo che alla prossima gara possa andare solo che meglio. Sì, le sensazioni sono buone. La squadra magari lavora. Il mio stile di guida è migliorato, quindi il finale di stagione può essere interessante. Ritorniamo qua con lo zio, che vedo sempre sorridente. Non è entrato in zona punti. No, in realtà sì, vedi, io lo banno, per me lui non arriva in zona punti. 2 zone punti, quindi ho capito un cazzo io. Allora, in gara 1 e gara 2
Mi sei arrivato in zona punti. Dai, almeno per una volta. Cioè, mi hai sorpreso, zio. Cioè, Il io primo che ti passo l'abbiamo facevo più fatto, indietro. la porta l'abbiamo aperta, adesso bisogna Si apre un vedere la portone. stanza. Il primo mattone l'abbiamo messo. Roma lo sei costruito in un giorno, Queste qui sono dichiarazioni importanti, quindi io mi aspetto però che alla prossima gara fai il culo a tutti. Ci provo, il giocatore gioca piano piano. Non svela le sue carte subito, giustamente. Esatto. Perché ne suona più del diavolo lui, Cioè, attenzione che vi fa il culo a tutti quanti. Questa è una dichiarazione di guerra. Come Sparta, come 300. C'è una persona in particolare a cui vuoi... No, a tutti. A tutti, A cioè tutti. top. Per me lui ha già vinto. una Se non gli dai una competizione. coppa... Guarda che se non gli dai lui una coppa, altro che medaglia, una coppa, gliela compro io. Aprite questa parentesi. Bella, zio. Allora, dalla Libera Caro non è andata come si aspettava, perché più che altro noi vogliamo sapere cosa è successo in gara 2. Perché tutti ti hanno visto che ti sei girato, ma non ti sei girato da solo. No. Adesso le bestemmie Allora. in fronte. Allora, nella terza curva di gara 2 praticamente avevo rimontato qualche posizione da 14esimo, però nella terza curva De Togni, il nostro buon carissimo De Togni, che voglio tanto bene, lo saluto. Salutiamo. Poi tocca a lui E che mando nell'intervista. profumatamente a cagare, ma ci siamo chiariti prima, tutto a posto. E non l'ha fatto apposta, perché il suo obiettivo era affiancarsi per cercare di farmi andare più esterno sulla destra, però nell'affiancarsi mi ha preso il piantone sinistro della ruota e da lì mi ha fatto girare e dopo ero dietro il nostro carissimo Melis. Quindi da lì tutta gara 2 è stata una merda perché non sono più riuscito a salire, quindi le uniche cose che ho detto sono porco Dio e porca Madonna. Adesso sembra quasi scontato chiedertelo, però delle qualifiche Allora, non mi sembra che siano andate malissimo, dai. no, non sono andate male, sono arrivato nono per l'appunto, Esatto. quindi come miglior risultato, non in qualifica perché in qualifica è stato sesto, però erano tutti vicini, eravamo davvero, i distacchi erano brevi, quindi... Ho visto che eravate quindi- molto attaccati tra Esatto, di voi. esatto, quindi sono difficile molto contento del risultato sorpassare. fatto. Gara 1 mi sono divertito tanto, sono arrivato 11esimo, quindi ho perso 2 posizioni, però ho fatto una bella difesa anche contro Morini e comunque sono riuscito a tenere la posizione, quindi Certo. è andata molto bene. Il problema è stato più in gara 2 quando insieme a Dallas, che ho sentito in giro che mi ha ripreso, mi ha insultato perché l'ho girato, ma è stato lui in realtà il primo a fare il contatto sul rettilineo. Ha chiuso un po' troppo, pensavo di aver forato la gomma, ma non stava forando una gomma, si stava cercando di sabotare, ecco. Esatto. Quindi, a parte questo, la gara 2 è andata un po' peggio perché per l'appunto il fatto che ci siamo girati, il fatto che lui mi è venuto fuori, dopo io l'abbia girato, abbiamo perso tempo entrambi e purtroppo... Quindi dopo siete un po' scesi nella classifica, Esatto. di conseguenza. Un punto perché comunque siamo arrivato 15esimo, quindi non si Mhm. butta mai via niente, però ecco, rispetto a gara 1 è andata... poteva andare meglio. Poteva andare Gara due meglio, poteva ma andare neanche poi così peggio. Io ti vedo super carico, porta la tua No, positività anche nella prossima gara. Esatto, no, dai, nel complesso dai non è andata male. Zona punti l'abbiamo raggiunta. No. Oggi Abbastanza. No, per poco non ci arrivavo. Ah, per poco, allora vedete, non ho Sì. capito un cazzo io, aperto e chiusa parentesi, quindi dimmi perché. Allora, ho fatto una qualifica bruttissima. In verità, pensavo di essere andato bene perché comunque ho spinto, mi ricordavo anche bene il Cos'eri, tipo circuito. ottavo? No, molto più indietro, Più sono partito indietro? 17esimo oggi. Sì, no, poi sono riuscito a recuperare una posizione in gara 1, infatti l'ho terminata 16esimo. Poi dopo, purtroppo, in gara 2 ho fatto un errore in partenza, subito quasi, mi sono girato, quindi sono ripartito ultimo e sono finito E sei finito 17esimo. ultimo? 17esimo, ecco. Sì, perché Dallas si è girato a sua volta, poveretto, No, che l'ho infatti visto mi confondo sconvolto. perché vi siete girati in tantissimi oggi. Sì, oggi sì. Poi siete partiti tutti attaccati. No, era l'unica volta, Quindi- proprio ho fatto una bruttissima cappella lì, però vabbè. Che un po' ha Oggi è andata sì, dopo sacrificato tutta la sua gara. ho spinto perché comunque vedevo gli altri lì davanti, che c'era fino al 15esimo, li vedevo lì davanti, però non sono riuscito ad arrivarci purtroppo. Dopo delle belle qualifiche, dove siamo arrivati ottavi, cosa è successo in gara 1 e gara 2? Non lo so. Voleva. Troppo casino, non lo so. A lui piace il numero 15. a No, sto dalla punto. partenza, proprio subito in partenza, mi sono trovato, penso, 16esimo, 17esimo. Ho provato a recuperare, ma a una certa mi bloccavano tutti e siamo rimasti 15esimi. E c'è stato un po' di tappo. Gara 2 invece Dopo- proprio liscia dal 15esimo posto al 15esimo. Al 15esimo, cioè lì abbiamo finito, da lì non ci siamo più Non spostati. siamo messi da lì, con Cri davanti, non siamo messi da lì. in Dai, a gara parte 2. che, ok, le condizioni meteo, c'era caldo.
Possiamo metterla lì. La cosa che fa ridere è che io sono partito con le qualifiche col casco senza visiera, quindi è proprio Cioè, gara 1 e ecco. gara 2 con la visiera, peggio del peggio. Ecco, quindi non si sa se è stata la visiera o la telecamera che avevi in testa. Magari il casco che non faceva passare l'aria, non lo so. Allora, questo aspettiamo il podio alla prossima gara. No, podio no. Top 10, Dai. rimaniamo top 10. Lui rimane modesto, top Esatto, 10. Proviamo a Ok. grattare qualcosa, ma podio no, podio. Podio inarrivabile probabilmente. Vabbè, nella top 10 magari ti tieni la visiera su. La Così telecamera però non metterla. No, la telecamera ci vuole. Ecco, la Così vuole. evitiamo le collisioni, mi stanno alla larga, hanno paura con la telecamera. Esatto, così. Registriamo il tutto, registriamo. Registra anche le penalità degli altri, perché qui ci vuole. Lui l'ha detto al VAR. Tutti alla sala VAR. Esatto, e quindi ti aspettiamo alla prossima gara e io ripeto sul podio. Top 10, rimaniamo umili. C'è stato un po' 2 gocce di pioggia in qualifica, però in gara 1, gara 2 mi sembra che siano andate abbastanza bene. Mi dicono che hai fatto un giro record della pista? Sì, cioè, sono stato molto fortunato perché il kart era perfetto. Poi sono riuscito a superare gli altri, nonostante che in qualifica ho fatto 12esimo, che ero un po' arrabbiato perché nonostante tutto quello che ho fatto sono uscito 12esimo. Ho detto ma perché 12esimo? Però gara 1 mi è andata molto molto bene, sono riuscito a recuperare molto. Gara 2 purtroppo, non lo so, mi prendono di mira, cioè mi hanno buttato fuori pista, spero che quello lì prenderà una bella, come si chiama, penalità, e purtroppo è andata così. È stato intenzionale secondo te? Non lo so, questo non lo posso dire perché ero concentrato a prendere le curve senza uscire. Certo. Però ho fatto P10, quindi dai, almeno ai primi 10. Cioè, qualche punticello abbiamo portato a casa. Sì, dai. Delle belle qualifiche abbiamo fatto, Domi, o no? Comunque quarto posto. Sì, solo quelle perché... Dopo c'è stato un dopo, scendere. sì, in gara 1 andava bene fino a una certa, poi un piccolo errore lì davanti, non so, qualcosa è successo, insomma ho perso un attimo la concentrazione, sono finito ottavo, comunque ero vicino ai primi. In gara 2 invece ho avuto il peggior kart della storia, non quello che fumava. No. Quindi gara 2 ho fatto il massimo, era una lotta contro il kart, peccato perché si poteva fare meglio. Evidentemente quest'anno non gira tutto come l'anno scorso, deve andare un po' così. Ci può stare, almeno il mio compagno di squadra ha fatto un bel po' di punti per il team. Per la squadra, magari per andare bene nella prossima gara. Speriamo, dai, Finale Emilia la conosco, ecco. Speriamo di poter fare meglio di oggi. Dai, allora Franz, non è andata malissimo, vuoi raccontarmi un po' gara 1, gara 2? Allora, sì, non è andata male, ho avuto dei buoni kart stavolta. Ecco, quindi bene. La fortuna ha girato. Esatto, stavolta era dalla mia. E niente, mi sono posizionato abbastanza bene nella top 10, speravo di fare di meglio conoscendo Siena, ma comunque dai, ho fatto un po' di punti. Dai, qualche punticino l'abbiamo portato a casa e se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa o... il collega, salve. Salve. Comunque è stato bravo a bloccarmi tutte le traiettorie, cioè non sono riuscito a superarlo. Quindi praticamente lui non gareggiava più, ma invece mi prendeva di mira. Non riuscivo a superarlo. Della serie ce l'avete con Rami. Infatti, però comunque è stato molto bravo. Apriremo una petizione, faremo delle magliette. C'è stato un po' di bagarre in questa gara, sì. Comunque complimenti, cioè, non sai che sei il mio nemico, però grazie. Però guarda, la sportività, datevi anche la mano, la sportività è tutto, poi alla prossima gara si butteranno fuori l'un l'altro. Potrebbe essere un'idea, speriamo. Allora noi rivedremo entrambi alla prossima gara, sperando almeno se le suonino. Che vi devo dire ragazzi, io ci spero. La fortuna sarà dalla sua parte questa volta, vediamo. Perché lui l'ha detto ai lavori, capito? Fai uno zoom poi, dentro il video dopo. Allora Pietro, direi che è andata meglio rispetto all'ultima gara, siamo arrivati sul podio, hai fatto terzo almeno il primo, la gara 1, gara 2 invece quinto, comunque nel finale, se noi...
No, scusami, hai ragione, cazzo, allora, questa gaff mia la metti, la puoi mettere assolutamente perché ho preso un'insolazione a stare al sole. Giusto, Bianco e nero anche per te. Perfetto. Volevo dire primo in gara 1, in gara 2 quinto, che se sommiamo poi facciamo proprio la somma media. di tutto ciò, terzo, che non è per niente male. Assolutamente, considerando la stagione che appunto È partita è stata, super. diciamo, è molto, molto positivo. Quindi dai, ripartiamo da qui e speriamo. Dai, lì come fai ridere però. Solo lì. Perché non so se sei lì che ridi dopo il Vedete che rido perché... Però sì, dai, buono. Allora, Lore, non è andata malissimo nelle qualifiche, da quello che mi ricordo io. Allora, è andata malissimo in realtà. Non proprio No, male, malissimo dai, no, dai. malissimo no. È andata malissimo ad Ottobiano. Lì è andata Ok. malissimo. Qui Però è qui andata... a Siena, Mi aspettavo di meglio. ok, beh, lì ci sta. E sì, mi aspettavo molto di meglio in realtà, però poi Dai. mi sono trovato bene in gara e Infatti non sei sono andato male in gara 1, gara 2. Esatto, mi sono trovato bene in gara, pensavo di avere un kart che non andava, invece mi sono trovato bene e sono riuscito a recuperare qualche posizione. Dai, quindi abbiamo portato a casa dei punti e nella classifica mondiale, io da quel che mi ricordo, non sei piazzato malissimo, tra l'altro. Allora, mi trovi impreparato in questo perché non so assolutamente in che Ma posizione io lo dico sia. perché mi ricordo più o meno le sue posizioni, tipo quinto. Infatti io mi ricordavo una roba del genere, quindi ok, Va bene. top, va bene. Quindi sicuramente ho Più o portato a meno- casa dei punti importanti. Ecco, dei punti importanti per la classifica mondiale e la prossima gara a Finale Emilia, tra l'altro circuito che conosci, cosa ti aspetti? Sì, lo conosco, ci ho già corso e non lo so perché ho visto tutti gli altri l'ultima volta andare molto forte e quindi non so, non ho aspettative troppo alte sinceramente. Ed è comunque anche modesto il nostro Lore, speriamo invece che ti possa andare bene e tu possa portare a casa altri punti e sperando ci sia anche Giulia Montanari, la mia amica di telecronache. Io ormai ho perso le speranze, Lui quindi ha perso le speranze. Citiamo che volta scorsa chi è che ha dovuto fare da cameraman più fare anche la gara. E quindi aspettiamo Lore alla prossima gara e anche Giulia Montanari, perché altrimenti le facciamo un culo grande così. Può prendere la sua coppa adesso. Se la vuole anche baciare, riprendilo che bacia la coppa almeno. Quindi le sue aspettative da quinta posizione sono arrivate a prima posizione. Te lo aspettavi? No, ho fatto la pole position, poi secondo in gara 1 e secondo in gara 2, quindi mi reputo abbastanza soddisfatto. Assolutamente, devi essere fiero di te. Mi hanno detto che Tommasetto Lia, quando ha sentito che c'ero io, è scappato, quindi non si è presentato. Non si è più fatto vedere, anzi paura adesso di Davide, assolutamente paura. Chissà se si presenterà alla prossima Non lo gara. so. Questo è un invito. Il prossimo sulla lista è Urucci, da rimettere un pochino al suo posto perché non va bene. Minaccia, perfetto. Quindi noi aspettiamo Tommasetto, minacciamo Aurucci, attenzione Aurucci che a sto giro potresti neanche arrivare fra le prime tre. Extrema Kart, casa mia, ci vediamo là. Non penso che sia andata male. No. Quindi tu dicevi sempre Siena, circuito di sconfitte, quant'altro, invece mi sembra che in gara 1 siamo arrivati quarti. C'è un po' un'investigazione in corso, quindi poi andremo al VAR a vedere tutti i vari video, mentre in gara 2 sei arrivato terzo sul podio. Te l'aspettavi? No, allora, fin dalla Domanda un qualifica, po' di merda, scusate. fin dalla qualifica è stato tutto positivo perché prima fila con Basaglia Tanta roba. va bene, Tanta roba. va bene perché letteralmente oltre il sesto posto in qualifica non ci sono mai stato in questo circuito. Anche Quarto quando in qualifica, giusto? secondo. Secondo in qualifica. Gara 1 sono sceso in quarta posizione, ho fatto una battaglia con Basaglia. Lì c'è un'investigazione in corso, non lo so cosa è successo, se prenderò penalità o meno, cioè se succede mi dispiace, però ci può stare. Non so se ero affiancato a lui. In gara 2 ti dico, il kart era buono come in gara 1, perché il kart è sempre stato buono. Sono riuscito a passare Occhi, poi Alexander e infine Pietro. Ho provato a inseguire Aurux e Bresa, c'è stata una fase in cui loro due si stavano un po' affiancando, sportellando così, mi stavo riavvicinando, solo il problema cos'è? È che per tenere il loro passo devi essere un martello,
io ho provato a forzare per recuperare, ho sbagliato una curva, da lì l'ho data, ho alzato bandiera bianca e ho detto terzo va bene. Tanto Pietro era Certo. relativamente E lontano. comunque non è andata male, sempre un terzo posto, quindi vedi avevi aspettative basse per poi essersi rivelate ottime, Buono per la coin flip. sperando che nella prossima pista o mantenga lo standard di oggi, altrimenti anche meglio, noi speriamo. L'anno scorso è andata meglio, però l'anno scorso era un'altra storia perché qualcuno ha avuto problemi al kart, qualcuno che poteva passarmi e non mi passava per qualche strana ragione, qualcuno che quest'anno veste il numero 1 e niente, quindi non so come sarebbe andata, però mi tengo il primo posto dell'anno scorso consapevole che quest'anno non arriverà mai più. Oh, mai dire mai. Adesso noi ti L'occasione c'era rivedremo. Ottobiano ed è andata. Oh, Un secondo. l'ha pensata, cioè lui l'ha pensata ed è arrivato secondo. Io mi immaginavo che andava così. No, però ecco, adesso possiamo partire, no? Allora, voglio parlare prima delle tue qualifiche, dopo parleremo di cosa al collo, ma in qualifica voglio sapere perché ultimo. Avevo problemi ai kart. No, questa non me l'avevo assolutamente, io voglio sapere la verità, se finché è possibile. Niente, in realtà volevo partire ultima e basta per volevi- vincere la medaglia. Cioè lui voleva partire ultimo Sì. per poi sfanculare tutti gli altri, guardate che parto ultimo e poi vi raggiungo e arrivo nelle prime posizioni, tanto che secondo. Sì, però bisogna avere fortuna anche beccare il kart giusto. E in entrambe le gare ho beccato un bellissimo buon kart, giusto? sì, buonissimo kart. Quindi spiegami un po' questo kart, cos'è che aveva, che magari i tuoi compagni non avevano. Ma quello di gara 1 andava come quello dei primi, infatti quando sono arrivato dietro i primi andavano tutti uguali, era impossibile attaccare. Però quello di gara 2 che aveva occhi, in griglia me l'ha detto che quello lì era il suo che andava molto forte, allora ero già sicuro che in gara 2 andava bene. Cioè lui l'ha pensata, arrivo ultimo per poi tac, podio, infatti è arrivato secondo. Beh, una bella soddisfazione anche. Sì. Quindi dai, bello. speriamo di poi rivedere Matteo nella prossima gara. Se ci vuoi ricordare la gara dove sarà, ad Extrema Kart. Tra l'altro la conosci come pista o ti è nuova? No, la conosco bene, sì. Quindi vuoi magari lanciare o levarti un sassolino su. Ma anche lì penso che non chi ti farò la senti qualifica. Questa è la Partirò strategia. ultimo. Però devi stare attento, diciamo, al vincitore, fra virgolette, di casa. Chi è il vincitore di casa? Colui che è arrivato prima oggi, ti do qualche indizio. Ah, Breso, sì. Bresa è la sua pista quella lì. Appunto, quindi voglio dire, la vittoria è già sua.